Abbiamo detto che questi sistemi sono a nostra disposizione, ma i dati ci dicono che le donne le usano poco. Pensate che soltanto il 10% della generazione baby boomer usa questi sistemi, ma la generazione baby boomer sono quelli che davvero ora hanno il potere fra le mani, sono decision maker. Man mano che scendiamo nelle generazioni vediamo che c'è più consapevolezza e più uso di questi sistemi, ma purtroppo un dato rimane un plateau, nel senso che man mano che andiamo verso le giovani generazioni, le ragazze, le donne giovani usano questi sistemi per studiare a scuola, ma sono soltanto utilizzatrici e non ideatrici e creatrici di queste piattaforme. Quindi queste pillole che stiamo facendo portano proprio alla consapevolezza e dire: ma se io sapessi usarli non in un modo superficiale, ma in un modo più profondo, non come un motore di ricerca, ma in un modo più interattivo, questi sistemi mi possono aiutare? E la risposta è sì. Pensate che ora, ad esempio, ChatGPT vi permette di personalizzare il vostro chat. Il chat con cui io interagisco sa chi sono, quindi quando mi presento sa che io voglio un tono di voce in quello che mi risponde formale, che sono sintetica, quindi quando gli chiedo una risposta me lo dà in un forma sempre molto sintetica e molto diretta, con un tono cordiale. Mentre uno lo può, come dire, allenare magari una legale ad avere un tono più assertivo, più lungo, più, come dire, burocratico. Questi chat quindi, a seconda di come noi li personalizziamo e ci sappiamo lavorare, ci danno risposte completamente differenti. Abbiamo visto in una delle pillole che una delle capacità che il World Economic Forum ci dice saranno del futuro è l'analytical thinking, cioè la capacità di analizzare i dati. Questi sistemi possono essere nostri mentor, nostri formatori. Supponiamo che ad esempio io ho i dati di vendita di un anno della mia azienda e non riesco a capire cos'è che è importante, cos'è che ha fatto sì che quest'anno le cose non hanno funzionato. Gli do i dati al sistema e gli dico: fammi una valutazione. Mi dà la prima risposta. Su quella risposta io posso chiedere altre risposte in un modo interattivo e quindi sempre più discriminare e capire le necessità. Per preparare i contenuti dei miei speech piuttosto che dei miei corsi, io mi appoggio tantissimo a ChatGPT, gli do il tema, gli do l'argomento. La prima risposta è molto superficiale, la seconda diventa più, come dire, profonda. La cosa interessante è come avere un gruppo infinito di persone con conoscenza infinita a nostra disposizione. Quindi questo fa sì che tanti lavori che prima erano per questo, i ricercatori ad esempio su i contenuti marketing. Io prima per scrivere un articolo ci stavo magari una settimana solo per trovare le fonti. Ora pigio un bottone, in 5 minuti ho le necessità. Ma questo pigio un bottone deve essere strutturato e questa capacità si chiama prompt engineering. Quindi se io dico a ChatGPT disegnami un cane, lui mi disegna un cane. Io devo essere chiara e precisa a dire che tipo di cane voglio. Voglio un cane maltese maschio di 8 anni, col pelo lungo. E mi fa il cane. E gli posso dire, lo voglio in forma di cartoon piuttosto che lo voglio in una forma reale. Ancora di più quando interagiamo con le piattaforme di grafica, Canva, Midjourney, devo essere precisa su quello che voglio e questi sistemi mi creano esattamente ciò che io voglio. Quindi il primo punto per essere, diciamo, efficaci nel prompt engineering è la chiarezza. Il secondo punto è la contestualizzazione. Io gli devo dire: tu sei un esperto statistico piuttosto che tu sei un esperto di finanza, quindi la parola finanza lo porta nelle reti neurali della finanza, fammi una previsione delle 10 azioni che i prossimi anni venderanno. ChatGPT ti dirà: guarda che io non ti posso fare le previsioni sulle azioni perché nessuno ha la palla magica, ma ti posso dire i trend, gli studi. Gli puoi fare anche domande difficili, tipo: devo comprare una macchina o devo prendere in leasing una macchina?
Cosa mi consigli? Quindi domande che tipicamente noi chiederemo degli esperti. Più le lo contestualizziamo, più questi sistemi ci rispondono in un modo corretto. La cosa molto importante è l'interazione. Quindi quando noi parliamo con questi sistemi li dobbiamo man mano portarli a risposte sempre più specifiche, sempre più profonde e portare esempi. Quindi se ad esempio abbiamo un'immagine, vogliamo una nostra foto in un contesto di un shooting professionale, gli diamo una foto e diciamo noi lo vogliamo più o meno così. Man mano che vi spiego queste capacità di questi sistemi, ci dobbiamo rendere conto di avere a nostra disposizione un pool di esperti di tutti i settori, di creativi, di content creator a nostra disposizione. Ma allora i ruoli, diciamo, di creatività moriranno? No, perché più si è esperti di un settore, più siamo in grado di usare questi sistemi ancora più in profondità. Se io ad esempio voglio fare un'immagine bella ed elaborarla, molto probabilmente l'immagine di partenza fatta da un fotografo ha molte più chance che non una fotografia, diciamo, fatta da una persona neofita. Sempre sul prompt engineering dobbiamo capire che questi sistemi possono essere indirizzati, ad esempio, a dire di fare un riassunto con X parole, piuttosto che a fare un riassunto con un tono di voce differente, piuttosto che con una sensibilità differente. Quindi il consiglio che do a tutti è di prendere una piattaforma, perché poi di piattaforme ce ne sono tante e questo passare da una piattaforma all'altra alla fine uno rimane superficiale. Scegliene uno, Gemini, Copilot, ChatGPT, e pian piano personalizzare la piattaforma, utilizzare gli agenti e le personalizzazioni già di default che esistono per i propri obiettivi. Se il mio obiettivo sono un grafico e voglio usare questi sistemi per aiutarmi, è chiaro che la combinazione ChatGPT più Canva che esiste, piuttosto che Gamma più ChatGPT che esiste, mi dà dei superpoteri letteralmente. Quindi la domanda è: perché noi donne non usiamo questi sistemi? Perché ci fanno paura? Perché pensiamo che non siano adatti a noi? Perché sono dei bias culturali che ci portiamo dietro, perché le ragazze brave andavano a studiare materie classiche piuttosto che le materie, diciamo, ingegneristiche erano solo per gli uomini. Questo ha creato questa suddivisione che fa sì che però gli uomini hanno accesso a quei lavori meglio pagati, più disponibili, e noi donne magari con delle lauree bellissime, culturalmente stupende, ci troviamo tagliati fuori dal mercato del lavoro. Allora il mio consiglio a tutti è: scegliamo col cuore le nostre capacità, il nostro futuro, ma sempre con un mindset digitale e sempre con l'utilizzo di queste tecnologie a nostra disposizione. Grazie.